Dal 30 settembre, tutti i giorni, alle 7 di sera su Italia 1, sarò la vostra prima donna. Bentornati in soffitta, dove il passato rivive e il fascino di un'epoca indimenticabile continua a farci sognare con la bellezza delle sue protagoniste. Oggi vi porto nel mondo affascinante e controverso di una delle figure più emblematiche e discusse dello spettacolo italiano, Eva Robins. Negli anni 80 e 90, Eva Robins ha catturato l'attenzione dei media e del pubblico con la sua bellezza mozzafiato e la sua sensualità travolgente. Ma ciò che ha veramente scosso i benpensanti dell'epoca è stato il fatto che Eva non fosse biologicamente una donna. Questo dettaglio ha suscitato un misto di curiosità, scandalo e ammirazione, rendendola un'icona in grado di abbattere barriere e sfidare le convenzioni sociali. Quali risultati hanno dato a lei? Un po' di confusione, un po' di... Confusione mentale? Sì, senza dubbio. E invece i vantaggi dal punto di vista estetico, ormonale? Sono questi. Eva ha saputo trasformare la sua storia personale in una potente dichiarazione di identità e libertà, affrontando con coraggio temi ancora oggi delicati come la fluidità di genere e i diritti delle persone transgender. In un'epoca in cui il concetto di genere era rigidamente definito, Eva Robins ha mostrato al mondo che la bellezza e il talento non conoscono confini. Mentre ci immergiamo nella sua vita e carriera, prendiamoci un momento per riflettere sull'importanza di riconoscere e rispettare la diversità delle identità di genere. Ogni passo verso una maggiore comprensione e accettazione è un passo verso un mondo più giusto e inclusivo. Preparatevi quindi a un viaggio affascinante nel mondo di Eva Robins, dove la bellezza si intreccia con il coraggio e la sensualità diventa un atto di ribellione. E ricordate, qui alla Soffitta di Pippo, celebriamo l'arte in tutte le sue forme, senza mai dimenticare l'importanza di essere autentici e liberi di essere chi siamo. Quindi, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessuna delle nostre avventure nel mondo della cultura pop, anni 70, 80 e 90, perché posso assicurarvi che ne vedrete delle belle. Anzi, di bellissime. Io purtroppo non posso muovermi. Devo restare qui in osservazione. A proposito, quella tua operazione, di che si tratta? Niente di grave, spero. È una ciste. All'anima della ciste. Eva Robins, all'anagrafe Roberto Maurizio Coatti, è nata a Bologna il 10 dicembre 1958. Impossibile non rimanere incantati dal suo sguardo magnetico e dalla sua figura slanciata. Ma dietro quel fascino c'è una storia di coraggio e determinazione. Il suo pseudonimo è un tributo a due figure iconiche, Eva Kant del fumetto Diabolic e lo scrittore Harold Robbins. Un mix perfetto di mistero e avventura, proprio come lei. La storia non è importante. Non si sa che cosa succede. Sin dagli inizi della sua carriera, Eva ha dimostrato di essere un'artista a tutto tondo. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo risalgono agli anni 70, quando partì in tournée come corista per Amanda Lear. Una collaborazione che segnò l'inizio di una lunga e variegata carriera. Non solo cantante, ma anche attrice, Eva ha lasciato il segno in diversi generi cinematografici, dal thriller all'erotico, senza mai perdere quella nota di provocazione che la contraddistingue. Ha fatto proprio un miracolo. Non è vero? No, Eva ha avuto di natura qualcosa di troppo. Aveva organo di femmina e organo di maschio, ma era né femmina né maschio. E ha solo provocato stimolo di femmina e stimolo di maschio. Così War è veramente femmina e veramente maschio. Nel 1979 la vediamo nel film La cerimonia dei sensi di Antonio D'Agostino, un thriller erotico che già mostrava la sua capacità di sedurre e intrigare il pubblico. Ma è con Tenebre di Dario Argento, nel 1982, che Eva conquista definitivamente la scena. Argento, maestro dell'horror, sapeva bene come valorizzare la bellezza e il carisma di Eva, rendendola indimenticabile. Non dimentichiamo poi il film Belle al bar del 1994, diretto da Alessandro Benvenuti, dove la sua interpretazione le valse una candidatura al Nastro d'Argento. Eva, con la sua interpretazione di Giulia, riuscì a toccare corde emotive profonde, mischiando sensualità e fragilità in un mix irresistibile. Ho conosciuto un nuovo inquilino. Ah sì? Quello della mansarda, no? Però è proprio un bel figo. Sei venuta per farmi incazzare? E dai, che c'è di E come non menzionare la sua vita privata, sempre avvolta in un alone di mistero e fascino.
Eva ha sempre mantenuto un certo riserbo sui dettagli più intimi, ma sappiamo che ha avuto relazioni importanti sia con uomini che con donne. Tra i flirt più noti ci sono quelli con Vittorio Sgarbi e Antonio Zechila. Con Sgarbi, il rapporto è stato raccontato con un pizzico di malizia da entrambi, con aneddoti piccanti che ancora oggi fanno sorridere. Se è vero che io e Sgarbi abbiamo fatto l'amore, questo è quello che dice sempre lui, ha dichiarato Eva, dimostrando la sua capacità di mantenere sempre quel tocco di ironia. E così il professore ha deciso di fare il suo esperimento. È stata molto grossissima responsabilità. Dovevo eseguire un'operazione riduttiva. Io invece ho deciso di creare essere umano perfetto e completo. Potentissimo sessualmente come uomo e come donna. Dal punto di vista personale, Eva ha raccontato di un'infanzia segnata da eventi traumatici, ma anche di una giovinezza vissuta con la voglia di trasformarsi e di bloccare lo sviluppo maschile con una cura ormonale iniziata in giovane età. Eva non ha mai completato la transizione chirurgica, affermando di aver trovato un suo equilibrio. Questo percorso, raccontato senza filtri, l'ha resa un'icona di sincerità e coraggio, un esempio per molti. Tu hai avuto un percorso piuttosto anomalo, sei diventata prima di tutto un caso, cioè eri un grande punto interrogativo e su questo probabilmente c'è stata anche una costruzione di una prima fortuna, poi hai dovuto dimostrare di meritartela. Sì. Puoi raccontarci qualcosa di questo? In televisione, Eva ha saputo farsi notare con programmi come Lupo Solitario nel 1987 e Matrix Chiambretti nel 2017. Il suo debutto a teatro avvenne nel 1993 con La voce umana. Da allora ha continuato a calcare i palcoscenici con grande successo. Anche la musica è stata una parte importante della sua carriera. Dopo il singolo disco Panther pubblicato con lo pseudonimo Cassandra, è tornata nel 2002 con La Rosa, dimostrando ancora una volta la sua versatilità artistica. Così Eva ha provato che significa essere femmina e maschio in stesso tempo. Ora io mi domando se è soddisfatta, da? Soddisfattissima, professore. E ora, cari soffittari, una curiosità piccante. Eva Robbins è apparsa su diverse riviste erotiche, dove ha potuto mostrare tutta la sua bellezza e sensualità senza censure. Immagini che hanno fatto sognare intere generazioni e che ancora oggi conservano un fascino innegabile. Ma oltre alla bellezza, c'è molto di più in Eva. La sua lotta contro le molestie, raccontata con coraggio, e la sua continua ricerca di autenticità la rendono una figura unica nel panorama dello spettacolo italiano. Dopo di te, Maurizio Paradiso, Platinette, Vladimir Luxuria, ognuno a modo suo, ovviamente stiamo parlando di realtà diverse, però possiamo dire che in un certo senso sei stata un precursore, una precursore. Sempre ognuna di noi lo è stata, come Amanda Lear lo è stato nel suo campo. Che però non ha mai ammesso nulla. Sì, ma il segreto di Pulcinella. E siamo giunti alla fine del nostro viaggio nel mondo affascinante e provocatorio di Eva Robbins. Oggi, a 65 anni, Eva continua a essere un'icona di bellezza, sensualità e libertà. La sua carriera è ancora ricca e variegata. Nonostante gli anni che passano, Eva rimane attiva nel mondo dello spettacolo, alternando apparizioni televisive, spettacoli teatrali e partecipazioni a progetti artistici di vario genere. Non solo un'artista, ma anche un'attivista per i diritti delle persone transgender, Eva continua a raccontare la sua storia con la stessa schiettezza che l'ha resa celebre, ispirando nuove generazioni a vivere autenticamente e senza paura. La sua pagina Facebook è una finestra sulla sua vita attuale, dove condivide momenti del presente e ricordi del passato, mantenendo vivo il legame con i suoi fan. Questo omaggio a Eva Robbins non è solo un tributo a una carriera straordinaria, ma anche un riconoscimento della sua importanza come figura di riferimento nella lotta per i diritti delle persone transgender. La sua capacità di sfidare le convenzioni e di vivere con coraggio e autenticità è un esempio per tutti noi. Esatto, quindi non c'è bisogno di stare lì a sbraitare, a farsi un fegato così per cercare di dimostrare delle cose, quando poi, portando avanti te stessa, anche in maniera un po' egoistica, riesci a dire le cose senza la protervia, senza l'arroganza, e le fai arrivare comunque. Cari amici della Soffitta di Pippo, spero che abbiate apprezzato questo viaggio attraverso la vita e la carriera di Eva Robbins. Se vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessuna delle nostre prossime puntate. E non dimenticate di scriverci nei commenti chi vorreste vedere come protagonista della prossima puntata. Grazie per averci seguito e alla prossima, sempre qui, nella Soffitta di Pippo, dove celebriamo la bellezza, la sensualità e la libertà di essere se stessi.
Oh, allora vado via anch'io. Oh, ti prego, rimani. È ancora così presto. Non avrei voglia di nuovo. Hai indovinato.